esperienze di accoglienza della sofferenza psichica. Ci si potrebbe chiedere allora come fare a stare vicino a chi soffre nell'anima. Allora è chiaro che la tradizione ci ha insegnato che se la sofferenza dell'anima ha una causa, la condizione migliore è debellare la causa, e anche in modo militare. In qualche modo, se la causa è un disturbo delle sinapsi cerebrali, io dovrò intervenire con i miei strumenti farmacologici, per esempio. E naturalmente, se il disturbo dell'anima o se la patologia, la sofferenza dell'anima ha a che fare invece con l'esistenza, il concetto di esistenza è molto importante. Certo, include ovviamente anche la mia biologia, la mia sociologia, la mia posizione dentro un contesto culturale, ci mancherebbe, ma l'esistenza è qualcosa di fondamentale del mio essere uomo in questo contesto di mondo. Allora, se la sofferenza psichica appartiene all'ordine dell'esistenza, il modo di approcciare a essa è quello dell'esistere insieme, dello stare insieme. Allora, quali sono le parole che descrivono, come dire, una sorta di fenomenologia della relazione con queste persone? Queste parole contengono l'idea di ospitalità, viene dalla tradizione della psicoterapia istituzionale dell'orizzontalizzarsi. Cosa vuol dire? Quando noi stiamo con un bambino, se vogliamo giocare con un bambino di 5 anni, ci dobbiamo abbassare a livello del suo sguardo. Non possiamo farlo da sopra. Ecco, la stessa cosa con una persona che soffre nella sua anima. Forse noi dobbiamo soltanto orientarlo, dirgli guarda che tu c'hai questo o quell'altro, ma dobbiamo orizzontalizzarci, cioè scendere al livello del suo sguardo, del suo orizzonte, che naturalmente ci fa scoprire questo scendere a livello del suo orizzonte, come dire, probabilmente cose che non avevamo atteso, che non erano scritte anticipatamente in qualche libro, ma che sono prodotti dalla singolarità di quella persona, perché ognuno ha il suo orizzonte. E io, per poterci star vicino, per poter entrare in una relazione d'esistenza o di coesistenza, devo stare dentro quell'orizzonte, se no dovrò fare un'operazione violenta, che è quella di trascinarlo fuori dal suo orizzonte per metterlo nel mio orizzonte. Operazione naturalmente che ha tutta una valenza, anche se è abbellita dall'idea di guarigione, integrazione, sparizione di sintomi, eccetera, però contiene un'idea di violenza rispetto al cuore identitario più profondo della persona, che in questo caso è malata, ma rimane sempre quella persona che esprime anche attraverso la sua malattia la specificità della sua singolarità. Ecco allora la parola singolarità, la parola, abbiamo detto, ospitalità, orizzontalizzarsi, la parola sostare. In genere si pensa che bisogna fare sempre qualcosa. A volte l'esperienza per chi ci lavora è quella che bisogna stare lì, forse perché non si ha nessuna capacità di modificare in quel momento lo stato delle cose, ma bisogna stare insieme, bisogna stare lì, bisogna sviluppare quella sorta di capacità negativa, come diceva Keats, che è la capacità di non essere capaci, non esattamente la capacità di fare delle cose, no, quella di rendersi conto che in quel momento non si è capaci. Oppure ancora la capacità, insomma la dimensione per la quale io di fronte a lui devo tentare di, come dire, trovare un linguaggio che non è immediatamente il linguaggio della normalità, forse non è a volte nemmeno il linguaggio della follia che lui abita o di cui è abitato, ma è un linguaggio intermedio, è una narrazione intermedia in cui magari io e lui possiamo raccontarci delle cose che sono a metà strada tra il mio linguaggio e il suo, come se creassimo un ponte. Ecco il tema dell'intermediario,
del ponte che si crea tra me e lui e ci incontriamo a metà strada, a volte più vicino a lui, a volte più vicino a me. Beh, vede, questa fenomenologia, che può essere molto più ampia naturalmente, che contiene parole anche, mi piace ricordarlo, parole come tenerezza, parole come la carezza che accompagna una relazione, la parola come dire, quella passività accogliente, quando tu ospiti qualcuno in casa, quando si sente bene questo qualcuno, quando tu lo fai accomodare nella tua casa. Non si sente bene se tu lo invadi di cose, se gli fai vedere subito la raccolta di francobolli, insomma, voglio dire, o gli ultimi filmini delle vacanze. Questo spesso irrita, ti tiene fuori. No, sii un attimo passivamente accogliente. Ecco, la passività accogliente è una delle caratteristiche di quello stare con il malato, soprattutto quando il malato è molto grave, quando il malato appartiene alla grande patologia, a quei malati che abitano gli altri mondi e che vengono da altrove. Ecco, tutto questo fa che c'è un bisogno di costruire nel rapporto con il malato non soltanto una dimensione sanitaria, come è ancora, ma proprio una dimensione di quella che si chiama la cura educativa. Cura educativa. Educativa perché in realtà ti porto fuori, ti accompagno fuori verso un progetto di vita che non cancella la tua vita. E cura, perché in qualche modo io mi devo avere cura di te. Non solo devo curarti, non solo devo prenderti cura, ma devo avere cura delle tue cose. Io ricordo sempre una malata giovanissima, che seguì per 15 anni. Un giorno abbiamo terminato, lei si è uscita dalla sua condizione e molti anni dopo l'ho incontrata e le ho detto: perché non viene a trovarmi? Era una persona con cui avevo convissuto dai 12 ai 25 anni e lei mi ha detto: io non vengo a trovarli perché so che lei ha cura delle mie cose, ha come se potessi contenere dentro di me, nel mio studio eccetera, la sua storia difficile, dolorosissima, con cui lei non voleva avere troppo a che fare, ma sapeva che io ne avevo cura. Ecco, questa funzione dell'avere cura è una delle condizioni nucleari di un modo di stare con chi è molto diverso da noi.